Ciao, ciao. Allora, aspetta che ti cerco di farti vedere l'accrocchio. Questa è la Shure, la mitica Shure che ho collegato a un pad con un accrocchio che serve per il pad. Altrimenti tu dici, perché non l'hai collegato direttamente al telefonino? Non l'ho collegata direttamente al telefonino perché il telefonino collegato a quella scheda lì con questo microfono fa zzz, 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 sembra la pemaia. E qui l'ho provato anche con un TLM 102, con altri microfoni. Con gli altri non lo fa. Con questo fa zzz, zzz, zzz se lo collego al telefonino, capito? E, quindi, quindi ho usato il pad e il pad mi sta registrando. Ora io non so come sta uscendo la ripresa, quindi adesso vediamo di fare delle prove. Madonna quanto sono brutto. Qui c'è molto riverbero e io volevo provare cosa faceva questo microfono di fronte a tanto riverbero. Non l'ho messo dentro all'armadio, come ho già provato in altre occasioni, anche nello spot nell'armadio, ma quello che dovrebbe fare dovrebbe essere lavorare peggio in un ambiente riverberoso perché la mia stessa voce rientra dai lati del microfono, crea delle controfasi che vanno ad abbattere il suono della mia voce. Quindi, pur essendo direzionale, pur stando vicino, tutto quello che ti pare, in teoria dovrebbe sentirsi molto l'ambiente e la voce dovrebbe diventare più povera, dovrebbe diventare una cosa rispetto a quello che può fare all'interno dello studio. Quindi dopo ascolterò, perché adesso io qui non sento assolutamente nulla, con questa cuffia non sono in grado di sentire grandi differenze. Ok, faccio anche un altro tentativo, cioè un'altra prova, e che poi mi dici se funziona. Vediamo se funziona. Questo è un tubo, ok? Vediamo se ho avuto un'intuizione buona. Sicuramente una cazzata di quelle che può entrare negli annali delle cazzate, però insomma, in pratica si dice che i due laterali siano il problema del riverbero di questo microfono, nel senso che prende il riverbero e abbatte il suono principale. Quindi va bene in esterna perché esclude praticamente gli uccellini, il traffico, il vento, che bene o male su tutti e due i lati del microfono dovrebbe essere uguale, di conseguenza arriva il suono e si abbatte perché arriva da una parte o dall'altra, va in controfase e lascia libero l'accesso all'obiettivo della ripresa, che sarebbe quello che si trova davanti al microfono, ok? Quindi la posizione di queste righette qui, creano delle controfasi, distruggono tutto ciò che c'è attorno, ma dentro a una stanza riverberosa invece funziona al contrario, cioè quello che rientra è esattamente la mia voce. E se questo è vero, si ipotizza che se io rendo sordo il microfono lateralmente, la parte centrale dovrebbe funzionare meglio. Non so come si senta e non ne ho la più pallida idea. Io praticamente l'ho assordato. L'ho assordato lateralmente mettendogli un cartone con dei calzini dentro. Hai presente i calzini? Quelli da ginnastica morbidi. Ho riempito questo tubo dove c'era la carta, quella per asciugare, gli asciugoni, e poi gliel'ho messo attorno. In questo caso tu dovresti prendermi o riprendermi senza grosse difficoltà in termini di riverbero, perché io comunque sono di nuovo dentro all'armadio e tu non prendi nessun suono lateralmente. Come mamma t'ha fatto, praticamente tu prendi i suoni laterali e ho tolto questo qui, l'attrezzo di Harriott per Bianchina. Prendi tutti i rumori laterali? Non mi resta che andare in studio e fare la prova. Sono scomodissimo qua sotto, fanno degli armadi da... Sì, ci stavano le persone di una volta, adesso faccio così, io dovrei stare così, mi serve un armadio con le porte un po' più alte. Assolutamente no. No. Ma proprio no, no, no per niente. Questo va benissimo per fare anche le riprese negli interni, e io non sento la voce andarsene via così tanto come dicono. E se tolgo i laterali,
non sente più niente. Cioè, non c'è suono, diventa una cosa stranissima, quindi è meglio usarlo così. Oh mia Rosina. Quindi la domanda è più che pertinente. Quanto è sensibile questo microfono? Allora, noi adesso gli alziamo il gain e poi lo sentiamo. E nel frattempo ci facciamo è parecchio sensibile. È parecchio. C'è da aspettarselo, no? Adesso gli mettiamo nell'input un channel strip. Abbiamo detto che il neve lo rende un po' molto brillante. E questo è già brillante di suo. Proviamo con un API. Cosa sento io qui con un API? Alziamo il gain di questo API. Ok, sì. Mi piace l'API, mi piace molto. Gli diamo anche un po' di compressore dell'API con un ratio basso 2,5-3, una cosa di questo genere, con un ginocchio morbido, un attacco slow e poi andiamo a alzare il threshold che comincia a farlo lavorare. Vediamolo, sta già cominciando a contenere il suono. Perfetto, ce l'abbiamo e questo non si sente troppo, funziona molto bene. Poi gli mettiamo un expander attivo con attacco veloce, rilascio molto veloce. Sentiamo un po'. Prendi il rumore della bocca? Sì, è molto vicino effettivamente. Stavo cercando di capire quello che mi aveva detto Mark, che lo usa da qualche anno, che l'effetto prossimità e i rumori della bocca in modo particolare, dice, si sentono. Sì, effettivamente è un microfono molto sensibile, nonostante abbia una capsulona piccolissima, anzi una capsula piccola laggiù in fondo, ma è davvero molto sensibile questo microfono. Si sente anche l'orologio. Dove caspita è l'orologio che stai sentendo? Allora, questo è un coso. Ah, qua. Sei tu? Sì. Sì, era sul tavolo, senti. Accidenti. Ok, proviamo a inserire l'expander, però io l'ambiente qui lo sento di brutto, Cioè, ok, posso mettere qualcosa qui, non serve a niente, l'abbiamo visto prima. Non serve assolutamente a niente. Se non è trattato l'ambiente, qui lo becca. Direi che fa molto il fatto di avere portato la Apollo Twin qui dentro e aver fatto un setup, però l'ambiente c'è. Si sente. Si sente come? Porca miseria. Ma secondo te si sente uguale se io usassi un TLM 102, per esempio? Si sta accendendo il TLM 102, sì. Ah. Temo che sia ancora più. Togliamo via l'expander, è ancora peggio. No, è ancora peggio. Se l'altra volta ero riuscito a fare. Senti quanto è più presente, molto di più del Sennheiser. Sì, tantissimo di più. Senti come. Quanto ambiente che c'è, ce n'è tantissimo di ambiente qua dentro. Tanto, veramente molto. E anche con l'expander non si toglie. Quindi è comunque necessario o un armadio o qualcosa che possa contenere l'ambiente. Però sicuramente, mamma mia, però sicuramente quello perdona di più, mi sembra di sentire, di capire.
Neumann TLM 102, il sottovalutato Neumann TLM 102 su un Apollo Twin X da viaggio, da viaggio si va per dire, però effettivamente è quello che mi porterei dietro, cioè non meno di così, perché di cosa ti porti dietro, no? Vai in vacanza, te la porti, anche perché se vai in un posto freddo è una stufetta, quindi può scaldare, se vai in un posto caldo è una stufetta e quindi ti può scaldare, cioè partecipi al riscaldamento globale, capisci? Ma no, togli un attimo il gate, sentiamolo così, e si sente tanto, tanto. Se non gli metti qualcosa, questo l'ambiente lo prende, molto di più dell'altro. Riproviamo l'altro, tolgo i 48 volt. Io mia Rosina, tu mi piaci tanto. No, è uguale, non cambia niente. È proprio così, non c'è niente da fare. Nell'ambiente sì, ci sta per le interviste, l'ambiente c'è perché serve, sicuramente se ti avvicini qualcosa salvi, però non mi sembra che faccia quello strano effetto che dicono per cui se lavori da vicino e c'è dell'ambiente ti abbassa, ti rende la voce più chiara, cioè schiarisce la voce per via del... non si sente, cioè a livello di voice over non si sente, forse con gli strumenti musicali, non lo so. Poi ha una sensibilità assurda, quindi vuole dire che se questo lo metti in una casa che che ha del rumore, cioè questa casa è silenziosissima, dove sono io, c'è il coniglio che russa di là, ma non si sente, il gatto che ronfa sul divano non si sente, c'è una stufa che sta andando, quindi dovrebbe fare cric, 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 cric. Sentiamo se si sente. È veramente sensibile questo microfono, è incredibile, sì, però ci vuole un ambiente. È veramente necessario un ambiente. Senza un ambiente trattato, questo microfono soffre, quindi non è che tu lo puoi prendere e usare. Poi all'aperto ha il suo perché. È molto sensibile, quindi è molto direzionale, perché in effetti se ti sposti da qui a qui, se stai distante e hai un ambiente trattato, allora gli spostamenti sono anche poco percettibili, ma percepibili. Ma se gli stai vicino e ti sposti, guarda, appena vado un po' fuori asse, ma un po' no, vabbè, 20 centimetri fuori asse, e lui li becca. Però, no, ok, penso di aver più o meno capito. Mi è avuto un dubbio. Così, un dubbio amletico. Allora, in questo momento aspetta, giriamo un attimo il computer così che si veda meglio. Allora, in questo momento il microfono lo sto tenendo, sono a 3 dita dal microfono, quindi la prossimità non è eccessiva, nel senso che non gliene frega niente. È difficile colpire la capsula perché è laggiù in fondo. Devi proprio essere una bestia e dargli delle botte, ma non succede come col TLM 102 che hai sentito prima, che si faceva sentire parecchio ed era facile colpire la capsula. Qui problemi di polsi sono veramente difficili, però tu senti che c'è l'ambiente. Questo microfono è molto direzionale, quindi mi è venuto in mente una cosa: non è che per caso, se io lo tengo nella sua posizione, diciamo così, questa qui davanti, l'ambiente si senta un po' meno. Io ho come l'impressione che si senta meno così l'ambiente. Cioè, se io lo tengo così, l'ambiente entra di più. Rispetto, senti che ritorna, rispetto, rispetto, ma insomma dipende. Sì, sai cosa? Può essere che tu faccia un po' cioè, col tuo corpo puoi fare perché è molto direzionale, quindi se prende dal pavimento arriva meno, dal soffitto accidenti, cioè se io faccio una ripresa di questo genere la distanza è la stessa, però senti che c'è tutto il rimbombo in alto, se faccio così no, non c'è quel rimbombo lì, perché prende giù, quindi viene io faccio da barriera praticamente all'ambiente. Anche questa è una cosa da considerare: se hai un ambiente in cui puoi trattare poco la stanza, ecco, lo orienti in un punto, ecco perché lo orienti in un punto, finisco il discorso, dove c'è una maggiore densità di roba che può assorbire il suono, che torna indietro, ok?
E quindi qui infatti c'è un piumone del letto qua sotto, quindi può darsi che da lì faccia meno rimbombo rispetto alle travi del soffitto, che comunque è sempre un soffitto in cemento, no? E poi ci sono anch'io davanti, per cui se io sono davanti non è che sono più distante, vedi, la distanza è sempre la stessa, però porca miseria, io la sento cambiare, anzi lo metto anche più vicino il microfono a me, ma qui ce n'è di più rispetto a qui, che anche se c'è quel ritorno, cioè perché c'è un rimbombo dato dal fatto che ho la porta aperta, quindi probabilmente adesso la chiudo, arriva anche da là. No, è proprio qua dentro, è la stanza, rimbomba nella stanza. No, era anche la porta. Ok, rimbomba nella stanza. Tolto quello, se io sto verso il basso, tengo il microfono verso il basso, ci sono io che faccio da barriera, quindi mi prende meglio rispetto a che se io lo tengo dal basso verso l'alto, e la distanza è la stessa, non è che io abbia cambiato la distanza, è semplicemente sul naso e sulla faccia. Qui invece prende solamente la bocca, il naso lo prende meno, ma prende anche l'ambiente perché dietro di me c'è più spazio. Qui sotto c'è meno spazio, è molto direzionale, quindi anche quello probabilmente conta. Cioè stiamo parlando veramente di cose piccole, però se stai cercando di fare una cosa e di eliminare l'ambiente, se lo punti in una direzione dove alle tue spalle c'è un sacco d'ambiente, sei fottuto. Quindi questo significa che se tu lo metti davanti alle porte dell'armadio, questo prende solo il suono che viene fuori da quello, cioè la tua voce senza il rimbombo, perché alle sue spalle prende meno. E questa è una bella notizia, però ti serve sempre l'armadio alla fine. Senza armadio non lo fai il voice over, se no ti devi fare il boot. Che poi perché lo chiamano boot? Che vuol dire stivale? Non ho capito.